Buongiorno ragazzi, Buongiorno. siamo sul traghetto e lasciamo oggi definitivamente il Regno Unito. Con un po' di dispiacere, ma siamo curiosi di scoprire nuovi territori. Stamani sveglia all'alba, siamo già seduti, abbiamo le spine elettriche così almeno durante la traversata ne approfittiamo per fare qualche lavoro al computer. Ma dove andiamo? Lo scoprirete fra 7 ore. Oppure tra pochi minuti. Esatto, non per noi 7 ore, ma lo sappiamo, voi pochi minuti, pam, apparirà un nuovo paese. Che per noi è il 26esimo con Charlie. Sbarcati ragazzi, però bisogna guidare da quest'altra parte ora. Ora vi diciamo anche dove siamo, se non l'avete ancora capito. Keep right, oddio, dove da destra? Ciao Stena, ciao! Si guida di nuovo da questa parte, abbiamo di nuovo i chilometri orari. Invece che le miglia, Non abbiamo più le miglia e siamo di nuovo in Europa. E In siamo... Europa! Dove siamo? in Olanda! In Olanda! Anzi no, nei no. Paesi Bassi. Perché in Olanda sono due regioni che fanno parte delle 12 regioni dei Paesi Bassi, per essere precisi. 26esimo paese per Ciarlino! Yuppie! Ve l'avevo già svelato inquadrando la Stena, la nave che ci ha condotto qui a Hoek van Holland, che porta il nome, c'è scritto Olandica, quindi era già un anticipo. Abbiamo deciso, andando verso sud per rientrare in Italia, di non fare la stessa rotta passando dalla Francia, ma di cambiare paese. I chilometri sono gli stessi, però i paesaggi cambiano. E visto che l'Olanda per me è una nazione mai fatta, per Marta te l'hai già vista, ma Io io ci sono mai. già stata in passato, tanti anni fa, quando Fede non era con me, però ovviamente in vacanza ho visto solo alcune cose. Gliene avevo parlato così bene che Fede è diventato curiosissimo. E poi Charlie è il suo 26esimo paese insieme ai tickets. E vai! Vi porteremo con noi ragazzi alla scoperta dell'Olanda, perché faremo un bel tour. Mi raccomando, intanto un like è gradito, grazie. L'unica nota dolente è che siamo arrivati nel pomeriggio e c'è una foschia incredibile. Sarà anche l'afa, perché oggi è molto caldo anche qui, sono 25-26 gradi e per tutto il viaggio in mare siamo stati accompagnati da questa foschia, si vedeva poco. Speriamo che domani sia una bella giornata di sole. E vai col primo assaggio d'Olanda, signori, tutti in bike. Qui non ci sono le pecore, qui ci sono i ciclisti. Senza allusioni, Ce l'abbiamo anche noi le biciclette. Subito la prima attrazione. Io non so di cosa si tratti, perché Marta non mi ha detto nulla. Questa è una roba di ingegneria, ragazzi, che questa ve l'avevo già vista. So che Fede è amante di queste opere titaniche, come le chiama lui, e quindi è proprio qui accanto al porto e ce l'ho portato subito. Eccolo, l'ho toccato, finalmente pesto per la prima volta il suolo olandese e davanti è un'opera titanica di ingegneria. Ovviamente stiamo parlando di queste due gigantesche chiuse che ruotano su dei perni e vanno a chiudere completamente il canale. È incredibile. È incredibile, praticamente di fatto, in una parola semplice, è una diga che protegge la città di Rotterdam dalle inondazioni dovute sia alle maree che alle tempeste, che alle varie situazioni che si possono creare
nei vari periodi dell'anno. Infatti qualche anno fa è successo che c'è stata una forte tempesta con un tifone e l'innalzamento del mare è cresciuto a livelli vertiginosi, quindi insomma da lì hanno visto entrare nel canale una quantità d'acqua e poi ha inondato praticamente tutti i campi circostanti, quindi hanno costruito questa diga che è appunto mobile. Ora in estate diciamo è più tranquilla la situazione e rimane aperta, non ve la possiamo far vedere, ma magari vi mettiamo una foto dall'alto presa dal web di quando è chiusa. Di quando è chiusa. Ovviamente qui siamo nei Paesi Bassi, che per il 50% sono sotto al livello del mare, ma è incredibile questa cosa, io ancora devo realizzarle. Infatti in Olanda la cosa che mi colpì quando ci venni a suo tempo sono queste opere veramente ingegneristiche, questi canali, ponti, sottopassi, chiamateli come volete, queste dighe, queste chiuse, hanno fatto una roba incredibile. Per quello so che Fede adora queste opere e mi è venuta in mente proprio questa vicino alla nave e siamo qui. Quindi sono a Luna Park io. Sì, Fede a Luna Park. È un parcheggio solo panoramico per vedere l'opera. Se uscisse un goccio di sole forse si vedrebbe anche un po' da lontano un po' la grandezza di questo porto di Rotterdam, che è uno fra i più grandi del nord Europa. Mi devo riabituare a stare da questa parte. Guardate che non è facile, soprattutto nelle rotonde. Le rotonde sono una cosa tremenda. Vabbè, ora noi siamo abituati, però insomma. Stiamo passando nella circonvallazione di Rotterdam e dove ti giri è tutto un porto. Tutte le uscite portano al porto. Scusate il gioco di parole, ma è così. Ci sono le gru, le giraffe del porto da tutte le parti. Strade a 50 corsie. Sì, tantissime, grandissime, e è una città immensa Rotterdam. Ora si passa in un tunnel sotto il mare. Ora vi faccio vedere. Is this the last time I can see you in a while? Is it the E truth? voilà, in un lampo siamo passati sotto al canale e siamo usciti dall'altro lato con un pochino di sole, tra l'altro, poco debole, ma sotto la coltre di nuvole c'è. To me? Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. In questo tratto di strada sono ben 12 corsie, perché sono 4 qui, 2 accanto, sono 6 e 6 dalla parte opposta, quindi ce n'è per tutti i gusti. Through everything else, but I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way back together. Abbiamo individuato un'area camper, ora dietro la curva ci arriviamo, speriamo che siamo fusi. I see a tear begins to fall from your eyes. It is the truth. Completo? No, non lo so. Full. Completo. Niente ragazzi, completo. E ora? Ora è un bel problema, raga. È un bel problema perché c'è un'attrazione che vogliamo vedere bella qui vicino, a pochi minuti diciamo. Poi in più siamo stanchi, stamattina ci siamo alzati prestissimo e quindi ora non sappiamo dove andare. Si ricomincia la ricerca da capo. Poi affronteremo meglio questo discorso, però lo sappiamo anche noi che l'Olanda non è un paese facile per i camper, in Libera soprattutto. Sappiamo che dovremo spesso andare a pagamento, ma anche andare a pagamento in alta stagione è un problema. Considerate che siamo in agosto, Quindi ora troviamo un posto, cerchiamo un posto e poi ci aggiorniamo. Siamo ripartiti da questo completo dopo aver dato un'occhiata all'applicazione Park4Night. C'è un altro qui a 8 km, proviamo, speriamo, incrociamo le dita che qualche posto sia rimasto, perché veramente ci sta avvenendo il dubbio che essendo nel piano della stagione,
essendo forse anche tardo l'orario, sono le 7, che sono le 8, non ci capisco più nulla, perché poi abbiamo cambiato l'ora, sono le 8, noi, la nostra testa è rimasta alle ore 19 dell'Inghilterra, ma qui in Olanda sono le 20, quindi abbiamo un po' fame, visto che stamani ci siamo alzati presto e vorremmo farci una doccia e cenare, ma la vedo dura. Ok, how much for one night, please? Including electric. No. No, without electricity, Okay, see you tomorrow, thank you. Yeah, I open out the gate for you, okay? Ah, Yes. yes, open, thank you. Siamo salvi, abbiamo trovato un posto, poi domattina con calma vi diciamo meglio. Love the way you make me feel good. Love the way you say my name. And how I wanna build my whole world with you and no one else. And now our love will make us so much better. There will be no more lonely nights. Baby, if you let me try, I'll give you what you want. Here comes the down times when you go blind. You say that I'm just wasting my time. You say you're too hard to handle and full of doubts. Say that I should give you up for someone better. But no, she's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. I'm so in love with her, I'm falling, try again. Get up and try again. No, no, I ain't giving you up, no, no, giving you up, no, no, I ain't giving you up, no, oh, giving you up, no, no, I ain't giving you up, no, giving you up, Ecco la panchina. no, Wow. I ain't giving you up, no. Che posto! Love the way we are together. Again, we always say this way. And how I wanna build my whole world with you and no one else. Buongiorno a tutti. Buongiorno ragazzi! Non ce la facciamo più. Siamo in un parco cittadino. Io mi astengo dal pronunciare questi nomi perché l'olandese non è che proprio lo mastico così bene, io mastico altre cose. Ecco, guarda, me l'ha levata di bocca sta cosa. Siamo fusi ragazzi perché non è iniziata purtroppo nel migliore dei modi l'accoglienza olandese. Non so se vi ricordate, ieri siamo stati rimbalzati da un paio di aree sosta, vi abbiamo fatto vedere qualcosa, ma più che altro erano cartelli con tutto completo, chiuso. Siamo nel piano della stagione estiva, come vi abbiamo detto, ci sono tantissimi camper, van e quindi Pieno. è stata dura trovare un posto per noi. Alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato è un parcheggio, ma di fatto è un'area sosta vicino a un canale. Dove c'è anche un porto turistico per le Esatto. imbarcazioni. Ci sono i bagni, le docce, carichi e scarichi per il camper, quindi comunque è organizzata. E si paga 22 euro a notte senza elettricità, 25 con la corrente. Ma noi con i nostri impianti non abbiamo problemi, poi con questo sole. Esatto, e la situazione tosta è stata un po' l'abituarci, e ancora non siamo abituati a questo cambio repentino di temperatura, perché noi veniamo dall'Inghilterra, Dalla Scozia. o meglio, ecco, infatti dicevo, dalla Scozia, che c'erano praticamente 20 gradi. Qui c'è un'ondata di calore e ce ne sono 30, infatti anche gli olandesi sono un po' straniti. Sono tutti al mare, tutti nei fiumi, nei laghi, nelle piscine. Esatto, e comunque abbiamo visto le previsioni, nei prossimi giorni dovrebbero ritornare le temperature sulle medie stagionali, quindi, Ovvero 26, Sì. 25, 26 gradi, siamo sempre lì, quindi ora c'è sta botta di calore, ma per noi insomma sono aumentati tantissimo i gradi appunto dalla Gran Bretagna, e quindi è stata dura già quello. E poi stanotte purtroppo c'è stata una lotta dura senza paura. Con degli animaletti fastidiosi.
perché essendo con grandissima umidità che c'è nell'aria, con questi canali, trovate fiumi d'acqua, pozzi, canali da tutte le parti, insomma praticamente ci siamo ritrovati, pur stando attenti perché il dubbio c'era venuto, ci siamo ritrovati delle zanzare all'interno del van e quindi per la prima parte della nottata insomma sono volate ciabatte, diciamo così, e quindi non abbiamo dormito bene e stamattina quindi ce la siamo presa con calma, ci siamo riposati un po' di più e ora siamo qui in questo parco. Abbiamo preso gin e tonic. Vabbè, in Olanda che fai? In Olanda siamo nella patria delle biciclette. E quindi che fai? Non te la fai una pedalata? Il parco è una decina di minuti di piste ciclabili da Charlie, dall'area di sosta, e siamo partiti organizzati perché all'ora di pranzo abbiamo fatto un risottino freddo, anzi meglio, che ora ce lo mangiamo qui nel parco perché lì nell'area sosta è più caldo. Ciao Giuditta! Non vorrete mica mangiare il nostro panino? Anche perché noi non abbiamo panini. Avevamo l'insalata di riso che è già stata divorata. Il passato è d'obbligo. Sì. E quindi voi niente, ragazzi. Ma guardatele quante sono! Ma belle cicciotte poi, questi mangiano. State veramente bene in questo posto, eh? Che si dice allora? Un zippettecola un po'? Che carine che sono. Poi è arrivato un signore che gli ha lanciato dei pezzi di pane, loro erano laggiù in fondo, hanno iniziato a starnazzare da laggiù perché l'hanno visto, probabilmente magari un signore che viene quotidianamente e si litigano, vedi, lei gli ha fregato il pezzo, questa ora qui davanti a noi sta discutendo, non gli torna e stanno beccando i pezzetti di pane che gli ha lanciato quel signore. Salutiamo i nostri amici, le nostre amiche anzi, le papere, i cigni, le anatre, tutti, e proseguiamo il nostro tour con le nostre e-bike gin e tonic. Wow, ma guarda che abbiamo trovato! Dimmi che sei in Olanda senza dirmi che sei in Olanda. Guardando questo. È rosso? Siamo passati sul ponte che si sta chiudendo. Vediamo un po' cosa succede. Abbiamo rischiato di fare il salto con la bicicletta perché guardate il ponte levatoio che si tira su. E infatti deve passare una barca a vela. Ed ecco la barca a vela che passa dopo che il ponte si è alzato. Deve fare una bella manovra stando attento all'albero perché è bella alta, Vai, i signori sono passati e si richiude il ponte. Qui che abbiamo? Ristorante italiano, ragazzi. Ora ragazzi vedrete una cosa che ci sta sconvolgendo, perché noi siamo letteralmente a bocca aperta. Dopo tutta questa pedalata non vi abbiamo detto dove siamo arrivati. Siamo nella città che ci ha consigliato il gestore dell'area camper dove siamo noi e è precisamente la città di Dordrecht. Spero di pronunciarlo bene. Io non ci provo nemmeno. Perché l'olandese sinceramente è lontano dalle nostre conoscenze linguistiche. Quindi amici olandesi che ci seguite, perdonateci. E ci ha consigliato questo paesone, questa cittadina, perché ricorda in parte la nostra Venezia, perché è ricca di
canali come questo alle nostre spalle. Ora, qui in Olanda è semplice, Ovunque, perché diciamo che ecco, in ogni dove ci sono canali con le varie chiuse, quindi è molto facile che ricordi la nostra Venezia. Però insomma lui l'ha consigliata caldamente e quindi è a pochi chilometri, soprattutto è passata un po' l'ondata di caldo perché sono le 4:30 del pomeriggio, abbiamo deciso a questo punto di fare una passeggiata e abbiamo scoperto, grazie a una ragazza che ci ha visto un attimo indecisi su dove lasciare le nostre mitiche bici DU, le nostre pieghevoli che ci stanno salvando, dando tante soddisfazioni. ci ha visto in difficoltà e molto gentilmente, perché qui già abbiamo notato che sono molto gentili con i turisti, ci ha detto che in fondo alla strada c'è una cosa particolare, Ovvero questo parcheggio sotterraneo gratuito, dove voi entrate, lasciate la bici, vi danno un bigliettino, occhio a non perderlo perché sennò la bici ciao ciao, e in questo modo possiamo girare tranquillamente per la città. come gli stessi parcheggi che usate quando andate al centro commerciale, sotterraneo, no? Però questo è praticamente pieno di biciclette e è gratuito ed è aperto fino a mezzanotte, quindi è perfetto. Attenzione, che ci sarà qua giù? Ma di questa bicicletta ne vogliamo parlare? Con la botte del vino. Non siamo ancora ad Amsterdam, siamo in un'altra città. E in vetrina sapete cosa ci sono, ma qui abbiamo lei o lui. È una lei? Ma te che ci fai? Poi al sole, tra l'altro. Al sole, certo. I libri di Harry Potter. Intanto passa il trenino davanti. Il cartello, ragazzi, indicava un piccolo negozio di giocattoli Lego. E che fa? Non ti fermi? Fede è già in brodo di giuggioli. Lo sapete, l'Olanda è il regno delle biciclette e questa in vetrina è una vera opera d'arte, tutta fatta di legno, costa 1.000 euro ed è un pezzo unico, fatta a mano. Qui ne abbiamo un'altra che non è di legno, ma forse in carbonio, non capisco. È una cosa molto particolare perché questa è l'atelier delle biciclette. Questa viene un po' di più, 1.795. Sta parlando di euro, Comunque è caldo, infatti in giro non è che poi ci sia tutta questa grande gente. Ora attraversiamo un altro pontile su un canale. Anche qui abbiamo il meccanismo del ponte levatoio. È molto alto, è ripido. Molto, molto ripido. Guarda qua. E poi giù come le zucche. Marta mi ha indicato la prossima bicicletta che vuole, ovvero questa qua. Perché in questo modo io pedalo e lei sta dentro al cestino. C'è anche la cintura di sicurezza, mi metto lì buona con la cintura. Intanto faccio anche le foto mentre vai. Che ne dici? Però poi voglio vedere dove la mettiamo dentro Charlie. Time's been bad. You put smiles on everyone. Think of you and of all that you E mentre dalla cattedrale suonano questa musica di sottofondo, un altro ponte levatoio con l'ennesima barca che deve passare. C'è anche il semaforo, poi.
Via libera! Don't you agree? With beating hearts, we're still alive. There comes a time when all you have is who you love. And Cornelia, you'll be all I'm. Come dice la mappa, noi siamo qui, proprio davanti alla Grote Kerk. Io non so una parola di olandese, spero di averlo pronunciato bene, vuol dire la grossa chiesa, credo. Sì, un po' da reminiscenze di tedesco, in tedesco Kirk è chiesa, quindi vado un po' per assonanza, Kerk qui dovrebbe essere chiesa. L'olandese e il tedesco insomma hanno parole simili. Qui tra l'altro vedete questi cartelli che indicano tutti i percorsi ciclabili, tutte le piste ciclabili con i vari nodi, li chiamano nodi, che vi consentono di raggiungere i vari punti della città, ma non solo, anche fuori. Qui ragazzi abbiamo un ponte girevole a mano, mamma mia, lo vedi? Sì. Fa tutto a mano, lo gira a mano con la manovella. Su quel perno sotto, guarda che roba, sembra Sì. non faccia nemmeno tanta fatica. Della serie datemi una leva e vi solleverò il mondo, in questo caso ve lo faccio girare. Però la domanda è, come faceva lui a sapere che le barche devono passare proprio ora? Questo signore che fa? Abita lì tutto il giorno? Ci hanno L'hanno- richiamati al cellulare? Come fanno? Gli hanno citofonato, infatti ecco la barca che passa. Secondo me anche la manovella del ponte c'ha la pedalata assistita, perché non è possibile. Do you feel our love is the only thing that Ci passa, ci passa. it's like a holiday. Questo è arrivato in ritardo perché il ponte l'hanno appena richiuso, ma c'ha la barca sportiva, bassa. Lesson learned, a slight state of hope that you will return. It's what I got, and then the summer turned into fall. Waited here just for you, caught in the moment of finally getting through, fading like a distant call. I do not remember those days at all, but I would never be here if it wasn't true. So let me be the one to hold you. Do you feel our love is the only thing that is real? It's like a heart with nothing to conceal, una chiesa. nothing more. E ora torniamo indietro da Charlie. It's what I got, and then the summer turned into fall. Buongiorno, nuova giornata e nuova sbiciclettata. Iniziamo da qui stamani con un bel sole e forse anche un po' meno di umidità. E andiamo a vedere qualcosa di veramente mitico, per la quale quasi tutti vengono qui in Olanda. Una delle attrazioni principali, Direi diciamo. così.
Senza ciclabili ragazzi, un altro mondo, mamma mia. Ovviamente per noi toscani quando diciamo senza ciclabili vuol dire che averne di ciclabili così. Qui ci sono anche un po' di mezzi che meriterebbero un intervento di camperizzazione. Siamo quasi arrivati alla nostra destinazione e nel frattempo attraversiamo questi campi pieni di fiumi, laghetti, ci sono anche i cavalli qui alla nostra destra. Ciao bellini! Ciao bellini! Ciao! Ed eccoci arrivati in questa tappa imperdibile per chi volesse fare una visita nell'Olanda o nei Paesi Bassi. Siamo arrivati al sito patrimonio UNESCO Kinderdijk, ovvero la diga dei bambini. Tradotto letteralmente significa proprio questo, e anche il nome ha un significato, perché pare che anticamente fu abbandonato sul fiume un bambino con un gatto all'interno di una cesta, e questa cesta andò a fermarsi proprio accanto alla diga. Da qui prese il nome tutto il sito. Uno dei modi migliori per visitare questo luogo è in bicicletta ovviamente, e noi ci facciamo tutto questo percorso. Sono ben 14 km dalla nostra area camper, ne abbiamo già fatti una decina e ce ne rimane gli ultimi 4, costeggiando tutti i vari mulini che incontriamo lungo il percorso. La ciclabile è molto trafficata, ma la cosa bella è che ogni 20 metri troviamo queste piazzoline di legno sulle quali ci si può fermare sia per riposarsi ma anche per ammirare tutti i mulini e farsi anche un bel selfie. E noi ne abbiamo già fatti diversi che trovate sui nostri canali social, su Instagram e su Facebook. Praticamente è l'autogrill dell'Olanda, è l'autogrill del patrimonio UNESCO. Ti fermi, fai il pit stop, foto, ti riposi, un caffeino se te le sei portato e via, si riparte. Tipo un caravan serraglio, però questo Esatto. è un e-bike serraglio. Si chiama così? Diciamo di sì. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Nuova tappa, parcheggiamo nuovamente le nostre e-bike. È pieno di italiani ragazzi, eh? Sembra di essere in Italia, nemmeno Sì, non in Olanda. si sente parlare solo italiano. E qui ci troviamo in un nodo particolare pieno di mulini di varie tipologie, come questo qui davanti a noi, Che è diverso. a base quadrata e ruota su quella specie di piramide, vedete? I can't believe this is reality, and now you're laying next to me. I mulini di questa zona sono ben 19, pensate che 9 sono a base circolare e i restanti 10 a base ottagonale. Originariamente furono costruiti per il controllo delle acque e per il drenaggio dei polder. Per chi non sapesse cosa sono i polder, sono degli appezzamenti di terreno, sono posti sotto al livello del mare e sono stati drenati appunto e resi fertili. E ora ragazzi ci troviamo su un ponte con una maestosa visuale su tutti i mulini. After someone else, so this took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me, everything feels like oh yeah. Ragazzi, abbiamo trovato la mappa, che bella! Questa è la mappa
per le piste ciclabili. Come vi abbiamo già spiegato, funziona a nodi, ci sono i punti di interesse con il numero e noi siamo in questo caso qui proprio nel centro del sito patrimonio UNESCO con il nodo numero 2. Noi siamo arrivati da qua, facciamo una salita e poi facciamo tutto il giro e riusciamo dal fondo, quindi così abbiamo fatto un tour panoramico dei 19 mulini. Per visitarli è facile, è semplice, non c'è nemmeno bisogno di pagare un accesso, ci sono tutte strade ciclo-pedonali e potete tranquillamente venire quando volete, non ci sono orari. Gli unici orari e gli unici accessi sono per alcuni mulini che sono visitabili stile museo, ma non tutti. Come vedete ci sono anche i battelli che vi portano a fare la gita sul canale e potete ammirare i mulini da un punto di vista molto privilegiato. Questo mulino, come tutti gli altri, come molti mulini, riportano anche l'anno. Questo è del 1738 e pensate che ci vive della gente, tant'è che è privato. Pensate che bellezza abitare in un mulino. Anche quelli dietro di te sono abitati, c'è addirittura chi c'ha cavalli. Sì, ci sono delle casette a fianco con tutto il giardino, curatissimi con tantissimi fiori. Qui invece dell'auto e del garage c'hanno la barca con il rimessaggio. Anche qui hanno una casetta niente male, Qui ragazzi abbiamo trovato anche le pale che girano. Con una L sola, mi raccomando. Sì, a questo mulino gli girano le pale. Ed eccoci finalmente tornati sul nostro mitico Charlie, anzi fuori. Abbiamo parcheggiato fuori, ora facciamo il pranzo che siamo cotti. 30 km con le nostre e-bike oggi. Mitiche Dew! Mitiche, le batterie sono sempre tipo al 70%, sono spettacolari. Quindi quello che non è al 70% non è spettacolare sono le nostre chiappe, ragazzi. Quello sì. Perché ci fa un male il sedere. Perché comunque 30 km così affrontati dall'oggi al domani, insomma, ma nemmeno tanto per le gambe quanto proprio per la seduta, che non siamo abituati. Non siamo abituati. E quindi ci vedete un po' provati. Comunque ora mangiamo, poi ci facciamo una bella doccia e lasciamo questo luogo. Lasciamo l'area di sosta e scopriamo nuovi pezzi dell'Olanda. Il puzzle si compone.